Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Capricorno. Può essere un momento dove riuscirete a vedere le cose da un altro punto di vista. Può anche essere un momento di accettazione, di presa di consapevolezza anche per certi versi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo e sono valide per il segno solare, il segno lunare e l'ascendente. Nel caso voleste una consulenza personalizzata, trovate la mia mail anche sotto nella descrizione del video, così come anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla sezione degli abbonamenti e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 7 di bastoni. Abbiamo gli amanti, un fante di spade, 3 di pentacoli, 8 di coppe, 8 di pentacoli, 7 di spade, e 5 di pentacoli, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento del periodo, diciamo l'energia più forte. In un secondo momento andiamo a vedere lavoro, amore, denaro, eccetera. Partiamo da questo 7 di bastoni, perché qui ho come la sensazione che vi stiate, wow, destreggiando. Abbiamo un 7 di coppe e una regina di denari. Io credo che ci sia qualcuno che si stia destreggiando tra vari impegni, tra non lo so, con questo 7 di coppe mi viene un po' da pensare a qualche progetto, idea, ideologia che avete bisogno o che state contrastando o che avete bisogno forse un po' di ridimensionare, direi. Andiamo a vedere gli amanti. Potrebbe anche essere che state tenendo lontano una persona, qui. 8 di pentacoli, fante di coppe. C'è un tema con la materialità, con la continuità di qualche cosa, secondo me. Andiamo a vedere il fante di spade. Un altro fante di spade e un 9 di pentacoli. Io credo che qui si stia tenendo indietro, o cioè tenendo indietro no, si stanno come respingendo delle possibilità che potrebbero anche essere concrete. Potrebbe tranquillamente essere una relazione affettiva o comunque d'amore, considerata la carta degli amanti, degli innamorati. Però c'è un qualche tema con la quotidianità o magari con il lavoro. Può essere che sia un collega di lavoro, può essere che magari uno dei due lavori lontano, per esempio, o andiamo avanti, adesso parcheggiate lì l'informazione. Andiamo con questo 3 di pentacoli. Amanti.
Sì, c'è qualche progetto qui in mezzo, con questa persona, secondo me, ragazzi. Può essere un progetto di lavoro, può essere un progetto alternativo al lavoro, mi verrebbe da dire. Però quello che mi colpisce è che ci sono tre fanti, quattro se contiamo anche quello di base. C'è come un'energia un po' acerba probabilmente. Qua si parte con una regina, quindi può essere che queste ideologie, queste possibilità che state cercando di contrastare siano da verificare, siano da, come vi posso dire? È come se ci fosse l'inizio di qualche cosa e voi lo steste tenendo lontano perché non vedete tutte tante possibilità o le possibilità che vedete non sono per voi concrete. Sia che sia una situazione lavorativa, perché ce l'ho in due punti, sia che sia una relazione affettiva, perché ho due volte la carta degli amanti. C'è anche un tema con il monitoraggio della dinamica di sviluppo di questa situazione o relazione. Qualcuno potrebbe anche tendere a essere un po' controllante. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Tre di coppe e sei di spade. Ho la sensazione che qualcuno di voi si voglia allontanare da qualche cosa. Perché con l'otto di coppe e sei di spade sono due carte che mi parlano di allontanamento, effettivamente. E diciamo che può anche essere visto come il cercare qualche cosa di meglio più che un allontanarsi e l'andare verso qualche cosa di più elevato, verso qualche cosa di più mm, anche divertente, mi verrebbe da dire, spassoso con questo tre di coppe, più in equilibrio, più in armonia, più concretizzabile. Se io guardo questo sette di coppe al contrario con i sette di bastoni, ho proprio la sensazione che stiate tenendo lontane delle possibilità, perché non pensate che si possano concretizzare. L'otto di pentacoli è anche un'energia che si ripete due volte. Andiamo a vedere questo. Il mazzo ce l'ho dritto, eh? No, giusto per... 6 di pentacoli e 2 di bastoni. Manca una stabilità, manca un equilibrio, manca una linearità, una continuità, una routine. O è una situazione, una tantum, o è magari una relazione, una tantum, benché ci sia due volte la carta degli amanti, potrebbe anche essere un qualche cosa che magari dove la persona non vi convince tanto, dove magari c'è una forte differenza di età, considerate questi infiniti fanti e la regina di denari, e quindi ci sia un po' come della titubanza da parte vostra. Andiamo a vedere il sette di spade. Re di bastoni e due di coppe, esatto, è che la regina vuole il re, non vuole fanti, o come questa sensazione. Datemi una carta per il due di coppe. Allora, qui potreste essere in una fase dove o vi state raccontando bugie sul tipo di relazione che volete, sulla persona, magari avete una checklist del vostro o della vostra partner ideale, o c'è un qualche tema comunque con questo sette di spade
che mi fa pensare che non ve la raccontiate giusta. Adesso andiamo a vedere anche il 5 di denari, perché il 5 di denari è una carta di carenza. Non vorrei, infatti, aspettate, diavolo, 9 di bastoni e carro. Ho come la sensazione che, perché c'è effettivamente un 2 di bastoni che è una carta di indecisione, ci sia questa o queste energie, perché effettivamente con tutti questi fanti potrebbero essere proprio tante le energie, che si affacciano in questo periodo, magari sono conoscenze, magari sono persone che già conoscete piuttosto che persone nuove, però come un'idea che voi abbiate un vostro ideale di partner, di relazione, della vita che volete creare, che in realtà la bugia qual è? È il diavolo ed è il 5 di denari. Il fatto di pensare che quella è l'unica realtà o il fatto di pensare che avete bisogno di quello, perché in questo, cioè, mi spiego la carta degli amanti al contrario, è come se decideste di frequentare la persona o di iniziare questa situazione lavorativa, magari questo progetto, quello che per voi è, perché pensate di essere in un momento dove avete bisogno e non lo fate per il puro e semplice piacere di farlo, ma perché pensate che l'altra persona o questo progetto o quello che è per voi possa colmare questo vuoto del 5 di denari. Però è un condizionamento egoico del diavolo, secondo me. Ora, vi dico anche che potrebbe esserci una situazione a 3. Adesso andiamo a vedere settore per settore, poi arriviamo, così cerco di essere più specifica in ogni punto. Allora, partiamo dalle persone che sono senza lavoro. Qui effettivamente 2 carte di lavoro ci sono, però 6 di pentacoli al contrario. Allora, può effettivamente arrivare qualche cosa, avete tanti fanti, quindi sì che si parla di inizi, potrebbe essere un lavoro come apprendista, un lavoro dove voi siete nuovi nel settore, un qualche cosa che non sapete fare e per questo vi diranno, guarda, visto che non hai esperienza, impara. Senza contratto, per capirci, e poi si vedrà. Potrebbero esserci altri personaggi in lista per questo lavoro e nel momento in cui ve ne accorgerete, come se facessero la stessa promessa a voi e anche ad altre persone, però sento che in qualche modo qualcuno potrebbe accorgersene e decidere di andarsene da quel posto di lavoro, pseudo, perché è come una cosa un po' precaria, io vedo. Non vedo assi, ragazzi, e non vedo contratti e spero che la lettura non vi risuoni a questo punto, perché vi auguro comunque di trovare lavoro nel caso ne aveste bisogno. Quello che sì posso dirvi è di spostarvi con questo carro, avete bisogno, mi viene da dire, cercate nei posti turistici. Adesso inizia la bella stagione, quindi può esserci come più probabilità di trovare lavoro. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora potreste arrivare da un momento un po' di stanchezza, diciamo così, soprattutto per dei colleghi. Potrebbero esserci stati dei pettegolezzi o delle discrepanze e se avete chiesto un trasferimento è facile che arrivi in questo periodo, ragazzi. Se avete chiesto un movimento, un nuovo reparto, un nuovo settore da seguire, magari per non pestarsi i piedi con della gente che non sopportate, penso che potrebbe proprio arrivare questo spostamento, questo movimento, questo cambio che volete. Per le persone invece che sono autonome, sento che il lavoro andrà un po' ad alti e bassi in questo periodo. Avete bisogno anche voi di cercare nuovi stimoli, nuove zone dove proporre i vostri servizi, i vostri prodotti. Potrebbero essere nuove piattaforme online, nuovi territori. Avete bisogno di esplorare
nuovi territori a livello lavorativo e di toccare magari anche quel pubblico che non avete mai pensato di attirare. Ci sarà un tema coi concorrenti, qui. Fate attenzione al copyright, mi dicono. Per quello che riguarda i progetti, allora, sinceramente, per molte persone sento che si incastra un po' la parte progettuale con la parte relazionale. Mm, In realtà il progetto in sé va bene, credo che potrebbe dare risultati al di sopra delle aspettative. Se è un progetto che deve iniziare, è ora di concretizzarlo, è ora di muoversi, è ora di spostarsi, è ora di cercare quell'edificio che vi serve, è ora di fare le foto che vi servono, è ora di mettere materia a questo progetto e non lasciarlo solo nell'aria. Devo dire che potrebbe essere un progetto dove avete tanto da dare, però con questo 7 di spade fate attenzione. ehm, Ho come l'idea che potrebbe essere più complicato di quello che pensate, cioè dovrete, mi è venuto in spagnolo, ve lo dico in spagnolo, dovete dare cagna, cioè dovete dargli duro. Ok, parliamo di soldi, ragazzi. Allora, sinceramente, potrebbe essere un periodo con degli alti e bassi, più vincolati al tipo di cambi lavorativi piuttosto che inizio progetti che state facendo, cioè sono alti e bassi magari perché dovete investire del denaro per delle nuove attrezzature, piuttosto che una nuova immagine, piuttosto che un mezzo, un furgone perché vi serve per il lavoro. Ah, forse non ho parlato degli autonomi? Sì, sì, ho parlato. Ehm, per qualcuno la parte economica, ragazzi, prevede o prevederà, sì, si dice così, ehm, delle spese aggiuntive per delle rescissioni da contratti. Qui c'è qualcuno che si sposterà e secondo me si romperà qualche accordo. Mm. Magari dovete solo per dire, cambiare agenzia, cambiare, non lo so, chiudere il conto ma adesso non si paga neanche più chiudere il conto corrente in banca. Però non lo so, c'è come qualche cambio che costerà del denaro. Non che vi porti fuori, però ecco quella piccola spesa imprevista che magari non vi permette di risparmiare questo mese. Parliamo adesso sì di relazioni. Allora, c'è una cosa che vi devo dire nel caso abbiate già figli e credo che ci sarà un tema con dei figli, o meglio, il tema sarà vostro, cioè avete bisogno di lasciar andare, di accettare con questo appeso che una situazione è così, soprattutto se avete i figli che sono in quella fascia di età dove stanno cambiando velocemente, quindi adolescenza, post-adolescenza, perché io ho la sensazione che tendiate a stargli un po' troppo addosso, a controllarli un po' troppo, a dirigerli, a togliergli le castagne dal fuoco e invece hanno bisogno di sperimentare per conto loro. Ora, parliamo di relazioni romantiche. Se non avete proprio nessuno,
Sento che una persona si potrebbe avvicinare nel posto di lavoro o in palestra o al parco dove portate il cane a passeggiare, cioè c'è un posto che frequentate abitudinariamente e che potrebbe farvi conoscere una persona. Come vi dico, sento che c'è come una differenza di età, quindi all'inizio potrebbe essere solo una chiacchiera così senza tante aspettative, effettivamente, considerato anche il set di coppia al contrario. Però poi è come se iniziaste a parlare di qualche cosa, magari è una passione che avete in comune, può essere qualche tipo di ideologia, magari una scuola, magari sono temi che seguite tutti e due e che iniziando a parlare di queste cose cominciate a creare proprio una sintonia con l'altra persona. Ora, si tratta di non raccontarsi bugie, ma anche di togliersi certe idee dalla testa, che potrebbero essere credenze limitanti, mentre altre potrebbero essere proiezioni che state facendo voi, con i sette di spade e i sette di coppe. La sensazione finale che ho è che vi stiate proteggendo da qualche cosa che potenzialmente pensiate possa essere tossico, ma per il vostro modo di vedere, non perché in realtà lo sia. Anzi, vi devo dire che io questa persona, anche se è giovane o giovanile, o magari potrebbe sembrare un pochettino immatura, la sento pulita. Cioè, è una persona che, come vi posso dire, è aperta a livello emotivo, si dà, si apre, vi dà, è una persona piena di entusiasmo, però è come se, come vi dicevo un po' all'inizio, voi volete un re. Fatemi sapere poi come va nei commenti. Per le persone che invece sono in una relazione, allora potrebbero esserci degli alti e bassi questo mese, potrebbero esserci come dei temi dove magari dovete posticipare delle uscite, dovete posticipare dei progetti magari di coppia per questioni laterali. È come se ci fosse qualche cosa fuori che vi distrae dalla coppia. Mm. C'è una sensazione di delusione anche qui. Però dipende sempre, allora, se voi vi create aspettative, mm, è facile che vengano deluse, soprattutto se sperate che siano gli altri a soddisfare le vostre aspettative. Una delle cose migliori è partire senza aspettative, proprio per quello, per non essere delusi. Poi tutto quello che arriva in più è un valore aggiunto. Diciamo che è un mese per voi che siete in coppia, dove ci sarà la necessità di mettersi nei panni dell'altro, cercare di comprendere, di capire. Ho anche la sensazione che ci sia bisogno di una buona dose di pazienza. Ehm, per le persone che sono in una relazione clandestina, non definita, senza etichetta, strana, contorta, sinceramente ragazzi non la vedo, non lo vedo un buon periodo. C'è disequilibrio, potrebbero esserci delle lotte, potrebbero esserci dei diverbi, delle divergenze e potreste credere delle favole con questo sette di spade e il sette di coppe qui, perché comunque le carte finali sono diavolo e 5 di denari, c'è della codipendenza, c'è del controllo con questo fante di spade. E qui quello che mi pesa di più è gli amanti al contrario, perché non c'è uno scambio equo all'interno della relazione. Diciamo che con questo carro qualcuno potrebbe decidere di spostarsi dalla relazione, di muoversi da questa relazione. Sapete che cosa? Se siete tra due fuochi,
perché qui vedo Fanti, qui c'era il re, e può essere che alla fine del periodo finalmente facciate la vostra scelta. Sento che qualcuno si allontana da quella tossicità, se vogliamo, ehm, da cui ci si stava difendendo all'inizio della lettura. Andiamo a vedere un koan. Guarda le stelle ma cammina sulla terra, puntate in alto ma siate concreti, va bene gli obiettivi ma valutate il qui e ora. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Il coscienziatore saggio, settembre, vi dice come di darvi un tempo. Il conquistatore della guarigione, novembre. Sapete, vedere le due mezzelune così mi ricorda un po' il ferro di cavallo che viene messo a testa in su, proprio perché così accoglie, contiene l'energia. E qui si parla di saggezza e di guarigione. Quindi ho come la sensazione che questo camminare sulla terra, essere concreti, guardare i fatti, vi darà la possibilità nel corso del tempo di guarire una parte di voi. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, un like, l'iscrizione al canale o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o una consulenza personalizzata mi può scrivere via mail, sotto trovate anche il numero di telefono. Per quello che riguarda la sezione degli abbonati, tratto gli stessi temi delle sessioni personali, però in più in quella sezione ho parlato anche di temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di kundalini, di visione eterica, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi, per darvi una mano, un'accelerata al vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero proprio per il tema che vi ho spiegato prima. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!